Abruzzo. Vi raccontiamo oggi alcuni edifici che sono ancora ben visibili e ben presenti nella vita odierna di Pescara, che hanno fatto un po' la storia. Dunque, con l'Unità d'Italia tutto cambiò per la città di Castellammare e di Pescara, che come abbiamo detto più volte erano semplicemente divise dal fiume Pescara. Con l'Unità d'Italia ci si rese ben conto di come questa città, Castellammare più Pescara, fosse strategicamente situata al centro del mare Adriatico e dopo la presa di Roma con la breccia di Porta Pia del 1870 era diventata anche lo snodo che congiungeva la capitale, cioè Roma, direttamente con l'Adriatico. Quindi analizzeremo oggi 6 edifici costruiti in epoca fascista da un architetto che non fu l'unico artefice dell'espansione urbanistica di questa nuova città importante, città che diventava anche capoluogo di provincia con l'istituzione della provincia di Pescara nel 1927 e che aveva quindi bisogno di edifici importanti che fossero al passo con l'importanza che il regime fascista dava, anche a scopo di propaganda ovviamente, alla nuova città e al nuovo capoluogo di provincia. Uno degli artefici di questo sviluppo urbanistico fu l'architetto romano Cesare Bazzani e oggi andiamo a prendere in considerazione 6 edifici collocati, 4 nella parte di quella che fu Castellammare e 2 nella parte che fu di Pescara, oggi ovviamente tutta Pescara. Questo a testimoniare l'importanza che la parte di Castellammare veniva ad avere rispetto a quello di Pescara. La nuova città Pescara e la nuova provincia, che avrebbe preso il nome di Pescara, inglobando quindi Castellammare sulla riva sinistra e Pescara sulla riva destra, avrebbe preso il nome di Pescara, ma gli edifici pubblici importanti sarebbero stati situati tutti lungo la riva sinistra, quindi sulla riva di Castellammare, a sottolineare il fatto che sì, il nome l'avrebbe preso da Pescara, anche perché era quella parte della città dove era nato D'Annunzio, dove c'è la cattedrale ancora oggi di San Cetteo, di cui parliamo anche oggi tra l'altro, ma la parte che si stava sviluppando commercialmente, stava diventando molto più importante, era quella di Castellammare. E gli edifici pubblici della nuova Pescara, del nuovo capoluogo di provincia Pescara, sarebbero stati situati quasi tutti sulla parte della vecchia Castellammare. Ora, questo Cesare Bazzani non era l'ultimo arrivato, era un colosso ai tempi e sarà ricordato come uno dei maggiori artefici dell'architettura dei primi del Novecento e tutta l'epoca fascista. Ha lasciato edifici importanti un po' in tutta Italia. Basti pensare alla Galleria d'Arte Moderna di Roma, alla Biblioteca Nazionale di Firenze, alla risistemazione dell'isola Tiberina o all'edificio che è tutt'oggi il Ministero della Pubblica Istruzione situato a Roma in Viale Trastevere. Siamo sul Ponte Risorgimento in piena Pescara, quello dietro a me è la torre dell'edificio comunale. Bazzani progettò gli archi e la struttura di questo ponte nel 1934-35. Questo ponte poi, che era chiamato Ponte Littorio, fu minato dai tedeschi nel 1944, ricostruito nel dopoguerra e chiamato oggi Ponte Risorgimento, appunto. Eccoci, questo è l'edificio delle poste centrali di Pescara, fatto costruire nel 1934 appunto ad opera di Cesare Bazzani. Ripetiamo, Pescara era diventata una provincia nel 1927, aveva bisogno di edifici importanti, le poste sono uno di quelli. E questo è l'edificio delle poste centrali di Pescara. Anche l'edificio alle mie spalle fu progettato da Cesare Bazzani ed era l'edificio di proprietà del Banco di Napoli. E come vedete siamo in pieno centro a Pescara. Per alle mie spalle c'è il piazzale della stazione, la vecchia stazione che è questa, e qui ancora Corso Umberto, in quella direzione il mare. E questa è la cattedrale di San Cetteo, che è stata fortemente voluta da D'Annunzio, il quale concordò personalmente con l'architetto Cesare Bazzani la sua costruzione, che venne ultimata nel 1938.
D'Annunzio mise a disposizione un'ingente somma da versarsi a rate purché venisse realizzata la cappella tombale monumentale dedicata alla mamma Luisa De Benedictis. La facciata ricorda direttamente quella di Colle Maggio all'Aquila. Quinto edificio realizzato da Bazzani è quello dell'ex Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ora sede del comune, posizionato tra la sede della provincia di Pescara ed il palazzo comunale vero e proprio, sede del Consiglio Comunale. Osservando la scritta Comune di Pescara si intravede la precedente scritta INPS. E questo è oggi l'ultimo edificio che prendiamo in considerazione realizzato da Cesare Bazzani, la Camera di Commercio di Pescara, che con San Cetteo sono i due edifici posizionati sulla riva destra del fiume Pescara. Abbiamo visto quindi 6 edifici ancora oggi attivi nella moderna città di Pescara, costruiti e realizzati in epoca fascista perché all'epoca si voleva dare importanza a questa nuova città, a questo nuovo capoluogo di provincia, quella che oggi è la moderna e bella città di Pescara. That's Abruzzo.